Il lago è proprio così. Oggi vorrei farti conoscere la zona in cui abito, il Trentino. Ti farò conoscere dei posti bellissimi. Su questo canale si parla di lingua e cultura italiana. Se sei interessato o interessata, ti invito ad iscriverti e anche ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova lezione è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica e oggi ti farò conoscere la zona in cui abito, il Trentino. Innanzitutto devi sapere che il Trentino è la zona meridionale della regione Trentino-Alto Adige, che si trova nel nord Italia. Cominciamo subito da un luogo che mi sta molto a cuore ed è il santuario di San Romedio. È composto da 5 edifici che sono collegati da 131 gradini. Questo santuario è dedicato alla figura di San Romedio, che è un eremita. Un eremita è una persona che si allontana dal mondo per vivere in luoghi remoti, appunto in luoghi lontani, dedicandosi prevalentemente alla contemplazione e alla preghiera. Il Trentino è una terra di castelli che sono nati all'inizio con funzioni difensive, cioè per difendersi, ma nel corso del tempo si sono trasformati e sono diventati delle eleganti dimore, cioè delle eleganti abitazioni. Tra l'altro la cosa ti farà forse un po' ridere, ma devi sapere che quando io ero piccola andavo ogni tanto a giocare in un castello, uno dei castelli che appunto è vicino a dove abito. Fammi sapere se anche tu condividi con me questa esperienza, piuttosto insolita, direi. Uno degli edifici più conosciuti di Trento è senz'altro il Castello del Buon Consiglio. Il castello attuale è il frutto di numerosi interventi che lo hanno modificato nel corso del tempo. La parte più antica è detta Castelvecchio e risale alla prima metà del 200. Col passare del tempo il castello ha però modificato la propria funzione fino a diventare una vera e propria residenza privata. La parte che io preferisco si trova nella cosiddetta Torre dell'Aquila ed è un capolavoro del gotico internazionale, il cosiddetto ciclo dei mesi. Si tratta di una sequenza di affreschi che raffigura i mesi dell'anno. Questi affreschi sono stati realizzati attorno al 400. Si tratta di 11 riquadri, 11 perché purtroppo il mese di marzo è andato perduto. In questi affreschi vediamo il cambio delle stagioni e quindi i mutamenti, i cambiamenti nella natura, ma anche nella vita sociale. Vuoi sapere una curiosità? Devi sapere che la prima rappresentazione, la prima scena di battaglie di palle di neve della pittura moderna si trova proprio qui. Intendiamoci, per battaglia di palle di neve intendo quando le persone si lanciano appunto delle palline fatte di neve, cosa che io facevo sempre quando ero molto piccola. Tra l'altro, fammi sapere se anche tu facevi le battaglie di palle di neve da piccolo o da piccola.
Il mese di gennaio mostra un gruppo di uomini e donne elegantemente vestiti che si lancia palle di neve davanti al castello e si vedono sullo sfondo delle bianche montagne. La scena vuole semplicemente raccontare la vita dei nobili e le attività di pastori e contadini. E se ti dicessi che in Trentino esiste un posto meraviglioso dove l'arte contemporanea incontra la natura? Si tratta di Artesella. Artesella è un parco che si trova vicino a Borgo Valsugana. In questo parco alcuni artisti hanno creato le loro opere usando dei materiali organici e hanno interpretato in modo soggettivo il rapporto tra uomo e natura. Le installazioni sono fatte di rami, tronchi, foglie, pietre e altri elementi naturali e sono perfettamente integrate proprio nel bosco. Ciò significa che la natura è protagonista tanto quanto gli artisti. Le Pale di San Martino sono il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti e si trovano a cavallo tra il Trentino e il Veneto. Le Dolomiti sono una serie di gruppi montuosi delle Alpi orientali, cioè si trovano ad est, italiane. Le Dolomiti vengono anche chiamate Monti Pallidi per quel colore pallido che le rende così affascinanti e misteriose e dà origine allo spettacolare fenomeno dell'enrosadira. Nel 2009 le Dolomiti sono state inserite tra i siti naturali patrimonio dell'umanità, sia per le caratteristiche geologiche, quindi per la loro composizione, che per le caratteristiche paesaggistiche, e questo è facilmente comprensibile perché sono meravigliose. Prima ho parlato dell'enrosadira. Ma tu sai di che cosa si tratta? Vediamolo subito. L'enrosadira è un fenomeno caratteristico delle Dolomiti, per cui queste montagne assumono all'alba e al tramonto una colorazione rosa che passa gradatamente al viola. Questo fenomeno è visibile quasi tutto l'anno, ma diventa spettacolare in particolar modo in estate. Ti assicuro che vedere l'enrosadira è qualcosa di magico e a volte a me basta semplicemente guardare dalla finestra e in questo devo dire che sono molto fortunata. Il lago di Tovel è uno dei laghi naturali più belli in Trentino. Deve la sua fama ai colori spettacolari delle sue acque. Il lago è proprio così. Anzi, per essere precisi, il lago appariva in questo modo fino al 1964. Ti chiederai perché questo lago era rosso. Nel corso degli anni sono stati fatti molti studi che hanno confermato che l'arrossamento del lago era dovuto alla presenza di alcune alghe. L'ultimo forte arrossamento delle acque di questo lago è avvenuto, come ti ho detto, nel 1964. Qualche episodio è avvenuto anche dopo. Oggigiorno però il lago non diventa più rosso. Perché? Ci sono varie ipotesi. La più accreditata dice che la colpa è dell'uomo che ha modificato l'ecosistema naturale.
Ho una domanda per te. Sei mai stato o stata in Trentino? Se sì, che cosa ti è piaciuto di più? E se no, dopo questo video prenderesti in considerazione l'idea di venire qui? Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.